Ciao a tutti e bentornati a Italiano sul divano. Oggi parleremo dell'imperativo. Sapete quando si usa l'imperativo? Non serve solo per dare ordini, ma si usa anche per dare istruzioni, come in una ricetta, per dare consigli. Ad esempio, mangia più frutta, fare un invito, prego, entra, chiedere un favore, aiutami ti prego. Pronti? Cominciamo. La buona notizia è che l'indicativo usa quasi tutte le persone del presente dell'indicativo, ma attenzione alla seconda persona singolare, tu. Per i verbi della prima coniugazione, are, diremo, ad esempio per il verbo parlare, tu parla, noi parliamo, voi parlate. Per i verbi della seconda coniugazione, come prendere, diremo prendi, prendiamo, prendete. Per i verbi della terza coniugazione in ire, come dormire, diremo dormi, dormiamo, dormite. Avete notato? Per i verbi della prima coniugazione in are, noi usiamo la desinenza a, che è diverso dal presente indicativo, dove abbiamo la desinenza i. Parli tu, presente indicativo, parla tu, imperativo. Per i verbi in ere e in ire, invece, rimane la i. Noi e voi sono identici al presente. Ma cosa succede se vogliamo dire a qualcuno di non fare qualcosa? Per i pronomi noi e voi basta mettere il non davanti al verbo coniugato. Quindi diventerà non dormiamo, non mangiate. Per il tu useremo il non più l'infinito del verbo, quindi sarà non parlare, non prendere, non dormire. Quindi se volete dire ad un amico di non fumare, direte non fumare. E ora ho delle domande per voi. Come direste al vostro migliore amico di ascoltare la musica? Esatto, ascolta la musica. Bravi. E come direste a un gruppo di amici di non partire? Non partite. Come sapete, in tutte le lingue e quindi anche in italiano ci sono i verbi irregolari. Ad esempio, essere e avere sono completamente diversi. Per il verbo essere avremo la forma sii, tu, con due i, siamo noi, che è uguale al presente dell'indicativo, e siate voi. Per il verbo avere la forma sarà abbi tu, abbiamo noi, come il presente dell'indicativo, abbiate voi. Ma la parte più interessante sono i verbi corti. Infatti, alcuni verbi comuni alla seconda persona singolare diventano piccolissimi e aggiungono un apostrofo. È il caso del verbo andare, va, e ancora dare, dà, fare, fa, stare, sta, dire, di. Ricordate che non mettiamo l'accento, ma l'apostrofo. Alcuni esempi sono fa il bravo, di la verità. Se volete approfondire l'apostrofo in italiano, guardate il mio video sul canale. Come sapete, in italiano abbiamo anche la forma di cortesia, usare il lei, che diventa voi se ci troviamo nelle regioni meridionali. È fondamentale usare il lei
negli uffici, nei negozi o quando parliamo con persone che non conosciamo. Qui l'imperativo cambia leggermente. Diciamo che invertiamo le vocali. Per i verbi in are, la desinenza dell'imperativo alla seconda persona singolare sarà la A, parla, che diventa parli. Parli con calma, per favore. Per i verbi nere e inire, che solitamente prendono la I, per la forma di cortesia aggiungono invece una A. Prendere, tu prendi, lei prenda. Tu senti, lei senta. Finire, sapete che rientra nei verbi che prendono il suono sh al presente indicativo, che mantiene anche all'imperativo. Quindi sarà finisci, tu, finisca, lei. Qui cambia il suono perché è un suono duro. Scusi, senta, quando ad esempio chiediamo delle indicazioni. Oppure finisci, finisca, con comodo. Ricordate la regola del non più infinito senza il tu? Bene, dimenticatela per il lei. Con la forma di cortesia il negativo è semplicissimo. Basta aggiungere il non davanti al verbo coniugato. Quindi sarà come per i pronomi noi e voi. Ad esempio, tu non mangiare diventerà lei non mangi. Anche qui i verbi irregolari cambiano. Ecco i più importanti da memorizzare per risultare sempre gentili. Per il verbo essere diciamo sia paziente per favore. Per il verbo avere abbia fede. Per il verbo andare vada dritto e poi giri a destra. Fare diventa faccia pure con calma. Dire diventa dica, mi dica tutto. Stare, stia, come stia attento. Ma quali sono i verbi più comuni che utilizzano gli italiani all'imperativo? Il verbo andare, vada, fare, faccia, dire, dica, stare, stia, dare, dia. Ricorda di mettere l'apostrofo per il verbo da e non l'accento. Ora facciamo un po' di pratica. Immaginate un turista che vi ferma per strada e vi chiede indicazioni. Se usate il tu, suonerà così. Guarda, va dritto, gira a destra e fermati dopo la piazza. Ma se volete essere super gentili, usate il lei, la forma di cortesia, e quindi dovete cambiare le vocali come abbiamo visto. Come diventerà la frase? Guardi, vada dritto, giri a destra e si fermi dopo la piazza. Sentite la differenza? La forma con il lei è quella che vi farà sembrare dei veri signori e signore della lingua italiana. L'imperativo è quindi un tempo molto diretto. Usatelo con i vostri amici, usatelo con cortesia con gli sconosciuti e soprattutto usatelo per dare istruzioni chiare. Ora scrivetemi nei commenti un consiglio per il mio prossimo video. Usate l'imperativo. Non dimenticate di scaricare la tabella dei verbi all'imperativo nel link in descrizione. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e studiate. Visto?
un imperativo per voi. Ci vediamo alla prossima lezione di italiano sul divano. Ciao!